Voi cosa comprereste con 2 miliardi di dollari? Io sono Chiara e questo è Tech Break. La società Oculus VR, produttrice del caschetto per la realtà virtuale Oculus Rift, di cui abbiamo parlato diverse volte, è stata appena acquistata da Facebook. Come per la precedente acquisizione di WhatsApp, anche stavolta è stato Mark Zuckerberg stesso ad annunciare la cosa sul proprio profilo Facebook. Zuckerberg, entusiasta per l'acquisizione, assicura sulla volontà di non voler cambiare i piani della società, ma di voler fornire supporto a Oculus VR, prevedendo applicazioni non solo legate ai videogiochi, ma anche all'insegnamento e non solo. D'ora in poi il servizio di posta elettronica Gmail sarà più sicuro, stando al recente annuncio di Google. L'opzione per accedere al servizio utilizzando una connessione protetta HTTPS invece che HTTP diventerà infatti la configurazione standard e verranno anche cifrati i dati in transito tra server e server di Google stessa, rendendo più difficili le intercettazioni di NSA e altri. Vi consigliamo comunque quando possibile di utilizzare sempre connessioni protette HTTPS, anche con Facebook e altri servizi online, installando magari il plugin per i browser web HTTPS Everywhere che lo fa al posto vostro automaticamente. E sempre di questi giorni è l'annuncio dell'accordo tra Google e Luxottica per la produzione delle prossime montature per il dispositivo Google Glass. L'accordo con Luxottica, che possiede tra gli altri i celebri marchi Oakley e Ray-Ban, prevede una collaborazione tra Google e la società italiana per il design dei prodotti e la realizzazione da parte di quest'ultima. Il risultato di questa collaborazione non sarà comunque disponibile in tempi brevissimi, stando a quanto dichiarato da Google. Nei giorni scorsi è stata rilasciata l'ennesima applicazione di messaggistica personale di cui sembra esserci stato un boom recentemente, chiamata FireChat e disponibile per iPhone. La particolarità di questa app, che la differenzia rispetto a WhatsApp, Telegram e altre, è la possibilità di scambiare messaggi in una rete locale, anche in assenza di una connessione di rete cellulare o Wi-Fi. L'app utilizza infatti un framework di comunicazione disponibile in iOS 7, che permette di utilizzare ogni forma di comunicazione disponibile sul dispositivo, compreso il Bluetooth, creando una cosiddetta rete mesh. E chiudiamo con le news veloci. In questi giorni Twitter ha creato un sito da cui è possibile visualizzare il primo tweet personale e quello di chiunque altro, ed HTC ha presentato il suo nuovo smartphone Android di fascia alta, l'HTC One M8. Pare che anche Amazon avrà un proprio smartphone con ben 6 videocamere per il riconoscimento delle gestures e il 13 settembre in Cina ci sarà la prima tappa della nuova Formula E, competizione per automobili elettriche. David Fincher è stato confermato alla regia del prossimo film su Steve Jobs, per il cui ruolo vorrebbe Christian Bale, protagonista degli ultimi 3 film di Batman. Sony produrrà una propria serie TV chiamata Powers e a quanto pare Disney Pixar realizzerà Cars 3 e The Incredibles 2. Bene, anche per oggi è tutto. Per maggiori informazioni seguiteci anche in podcast su www.techbreak.it, su Facebook, Google+, Twitter e Instagram. Un saluto da Chiara.